Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Elise, ho 28 anni e vivo in una zona tranquilla di Chicago chiamata Lincoln Park. È un posto calmo e piacevole. Le strade sono pulite, alti alberi costeggiano i marciapiedi e ci sono piccoli caffè e librerie accoglienti. Le persone che vivono qui sono gentili e spesso sorridono quando passano. Da fuori la mia vita sembra tranquilla e felice. Ho un marito, una bella casa e un lavoro stabile in una piccola libreria. Molte persone direbbero che sono fortunata. Ma dentro di me sento qualcosa di molto diverso. Ogni mattina mi sveglio con una sensazione pesante nel petto. Rimango a letto per qualche minuto e guardo il soffitto prima di alzarmi. A volte mi faccio sempre la stessa domanda: come è diventata così la mia vita? La verità è semplice. Un anno fa ho fatto una scelta. Ho sposato un uomo di nome Julien. Julien ha 33 anni. È gentile, dolce e molto paziente. Parla piano e sorride spesso. La maggior parte delle persone sarebbe felice di avere qualcuno come lui. Ma io non sono felice perché non lo amo. Fa male dirlo, mi fa sentire una cattiva persona, ma è la verità. Prima di Julien c'era un altro uomo nella mia vita. Si chiamava Ryan. Siamo stati insieme per 3 anni e lo amavo profondamente. Credevo che un giorno ci saremmo sposati e avremmo costruito una vita insieme. Ma un giorno tutto è cambiato. Ryan mi ha detto che non mi amava più. Ha detto che voleva una nuova vita in un'altra città, senza di me. Le sue parole mi hanno spezzato il cuore. Per molte settimane non riuscivo a dormire né a mangiare bene. La mia mente era piena di dolore e domande. Continuavo a chiedermi perché mi avesse lasciata e se ci fosse qualcosa che non andava in me. Durante quel periodo difficile, Julien si è avvicinato a me. Veniva spesso in libreria durante la pausa pranzo. Quando vedeva quanto ero triste, ha iniziato a prendersi cura di me. Mi portava il caffè, parlava con me e mi ascoltava senza giudicarmi. Piano piano ho iniziato a fidarmi di lui. Una sera, dopo il lavoro, abbiamo camminato insieme sotto un cielo arancione e morbido. Julien mi ha guardata e ha detto che ero una persona meravigliosa. Poi mi ha detto che teneva a me e mi ha chiesto se potevamo costruire una vita insieme. Il mio cuore era ancora spezzato e volevo solo che il dolore finisse. Così, quando mi ha chiesto di sposarlo qualche mese dopo, ho detto sì. Pensavo che il matrimonio mi avrebbe aiutato a dimenticare Ryan. Pensavo che l'amore sarebbe arrivato con il tempo. Ma non è mai arrivato. Ora è passato un anno. Julien è ancora gentile e premuroso. Ogni venerdì mi porta dei fiori. A volte cucina la cena o lascia piccoli biglietti dolci dicendo che sono il suo sole. Quando leggo quei biglietti non mi sento felice, mi sento in colpa. La notte
mi bacia sulla fronte e mi dice buonanotte con amore nella voce. Io rispondo, ma il mio cuore si sente vuoto. Tutto nella mia vita sembra perfetto, ma la cosa più importante manca, l'amore. La mia vita ha iniziato lentamente a mostrarmi una verità dolorosa. Da fuori tutto sembrava calmo e bello, ma dentro di me il mio cuore si sentiva ancora perso. All'inizio mi dicevo che le cose sarebbero migliorate con il tempo. Molte persone dicono che l'amore può crescere lentamente. Dicono che un matrimonio non inizia sempre con sentimenti forti. A volte comincia con gentilezza, rispetto e pazienza. Julien aveva tutte queste qualità. Era dolce, fedele e sempre premuroso. Ogni giorno mi mostrava un tipo di amore che molte persone sognano. Ma il mio cuore restava in silenzio. Le settimane passavano, poi i mesi. Presto, un anno intero di matrimonio era già passato. La nostra vita seguiva la stessa routine tranquilla. Ogni mattina Julien si svegliava prima di me. Spesso sentivo il profumo del caffè fresco ancora prima di aprire gli occhi. Preparava la colazione ogni giorno, pane tostato, uova e, nei fine settimana, a volte pancakes. «Buongiorno, Elise», diceva sempre con un sorriso caldo. «Buongiorno», rispondevo ogni volta con gentilezza. Ci sedevamo insieme al nostro piccolo tavolo vicino alla finestra, mentre la luce del sole riempiva la stanza. Dopo colazione andavamo al lavoro insieme. A volte camminavamo, a volte prendevamo l'autobus. Se la mia borsa sembrava pesante, Julien la portava sempre per me. In libreria i miei colleghi parlavano spesso di lui. «Sei così fortunata», disse uno di loro mentre sistemavamo i libri su uno scaffale. «Tuo marito sembra fantastico». Feci un piccolo sorriso. «Sì, è molto gentile». Ed era vero, Julien era gentile in ogni modo. Il problema non era mai lui, il problema ero io. Una sera tornai a casa da sola perché Julien doveva restare al lavoro fino a tardi. Il cielo era scuro e i lampioni brillavano dolcemente. Mentre passavo vicino a un piccolo parco vicino al nostro appartamento, sentii delle risate. Una giovane coppia era seduta su una panchina condividendo un gelato. Parlavano e sorridevano felici. La ragazza appoggiava la testa sulla spalla del ragazzo e lui le spostava dolcemente i capelli dal viso. Sembravano davvero innamorati. Guardarli mi fece male al petto. In quel momento capii qualcosa di doloroso. Non avevo mai guardato Julien nel modo in cui quella ragazza guardava il suo ragazzo, nemmeno una volta. Quando arrivai a casa, l'appartamento sembrava silenzioso. Mi sedetti sul divano e guardai intorno. Tutto era stato scelto insieme, il divano, la libreria e le foto sul muro. Una foto mostrava il giorno del nostro matrimonio. Julien sorrideva felicemente. Anch'io sorridevo. Ma ora,
Quando guardavo quella foto, il mio sorriso non sembrava vero. Più tardi quella sera, Julien tornò a casa. Sembrava stanco, ma felice di vedermi. «Scusa se sono in ritardo», disse togliendosi il cappotto. «Il lavoro era impegnativo». «Non fa niente», risposi. Mi baciò sulla fronte come sempre. «Hai mangiato?» «Non ancora». «Perfetto», disse sorridendo. «Cuciniamo insieme». Cucinare insieme era qualcosa che lui amava. Per lui era un momento speciale. Per me sembrava solo un altro momento in cui fingere che tutto fosse normale. Stavamo fianco a fianco in cucina. Lui tagliava le verdure mentre io mescolavo la zuppa. Canticchiava piano mentre lavorava. «Elise», disse all'improvviso, «il mese prossimo è il nostro anniversario». Annuii lentamente. «Un anno già», disse. «Il tempo passa veloce». «Sì, è vero. Stavo pensando che potremmo fare un piccolo viaggio», disse. «Magari vicino al lago, solo noi due». Sembrava entusiasta. «Sembra bello», dissi piano, ma dentro di me mi sentivo nervosa. Un anniversario dovrebbe essere felice. Per me era un ricordo della verità che stavo nascondendo. Quella sera guardammo la televisione insieme. Julien rideva per il programma e mi guardava per vedere se ridevo anche io. Io sorridevo un po', ma la mia mente era lontana. Più tardi, a letto, mi prese dolcemente la mano. «Elise», sussurrò, «sei felice?» La sua domanda fece battere il mio cuore più forte. Rimasi in silenzio per un momento. «Sì», dissi alla fine. Era una parola piccola, ma molto pesante. Strinse piano la mia mano. «Questo mi rende felice», disse prima di addormentarsi, ma io rimasi sveglia guardando il buio. Perché non riesco ad amarlo? Perché il mio cuore si sente vuoto quando lui mi dà tutto? La mattina dopo successe qualcosa di inaspettato. Ricevetti un messaggio da un numero sconosciuto. «Ciao Elise, sono Ryan». Il mio cuore iniziò a battere forte. Poi arrivò un altro messaggio. «Possiamo parlare?» I ricordi tornarono tutti insieme. Bloccai subito il telefono e lo misi sul tavolo. In cucina, Julien stava preparando il caffè. «Elise», chiamò, «vuoi lo zucchero nel caffè?» «Sì», risposi senza pensare. Mi porse una tazza calda e sorrise gentilmente. «Sembri stanca oggi», disse piano. «Non ho dormito bene», risposi. La sua gentilezza rese il senso di colpa dentro di me ancora più forte. Dopo colazione uscimmo dall'appartamento insieme. Come sempre, camminammo fianco a fianco per qualche minuto prima di separarci. L'ufficio di Julien era a 3 isolati prima della libreria. Quando arrivammo all'angolo, si fermò e si girò verso di me. «Buona giornata, Elise», disse. «Anche a te», risposi. Si avvicinò e mi baciò sulla fronte,
Poi si incamminò verso il suo ufficio. Rimasi lì per un momento, guardandolo scomparire lungo la strada. Lentamente tirai fuori il telefono. Il messaggio di Ryan era ancora lì. Il mio dito restò sopra lo schermo. Una parte di me voleva ignorarlo per sempre, ma un'altra parte voleva sapere perché mi aveva scritto. Alla fine mandai un breve messaggio. Di cosa vuoi parlare? La risposta arrivò subito. Di tutto. Sentii lo stomaco stringersi. Arrivò un altro messaggio. Sono a Chicago per qualche giorno. Possiamo vederci? Guardai quelle parole a lungo. Al lavoro cercai di aiutare i clienti e sistemare i libri, ma la mia mente tornava sempre a quel messaggio. Ryan era qui. Durante la pausa pranzo mi sedetti da sola nella piccola sala del personale. Il telefono era sul tavolo. Dopo averci pensato a lungo, scrissi di nuovo: solo un caffè. La sua risposta arrivò quasi subito. Grazie. Decidemmo di incontrarci quella sera in un piccolo caffè vicino al parco. Quando finì il mio turno, il cielo stava diventando arancione mentre il sole tramontava. Per un momento pensai di cancellare tutto, ma invece iniziai a camminare. Il caffè era tranquillo quando arrivai. Una musica leggera suonava in sottofondo. Ryan era già seduto a un tavolo. Lo riconobbi subito. Sembrava quasi lo stesso, solo un po' più vecchio. Quando mi vide si alzò. Elise, disse. Ciao, risposi piano mentre mi sedevo. Per un momento non dicemmo nulla. Stai bene, disse. Grazie. Il silenzio era pesante. Alla fine chiesi: perché mi hai contattata? Ryan guardò il tavolo. Ho fatto un errore, disse. A lasciarti. Le sue parole sembravano strane, come se venissero da un altro tempo. Pensavo di volere una vita diversa, continuò, ma mi sbagliavo. Mi hai spezzato il cuore, dissi con calma. Lo so. E ora torni? Mi guardò seriamente. Sei felice? Non risposi subito. Se non sei felice, non devi restare, disse. Qualcosa dentro di me reagì. Non sei tu a poter dire questo, risposi con fermezza. Dopo qualche minuto mi alzai. Questo incontro è stato un errore, dissi. Poi uscii dal caffè. Mentre tornavo a casa, l'aria fresca della sera toccava il mio viso. La mia mente era più chiara. Rivedere Ryan non aveva riportato l'amore, mi aveva solo aiutata a capire qualcosa di importante. Il passato era finito. Quando arrivai al nostro appartamento, la luce della cucina era accesa. Julien era a casa, probabilmente stava cucinando. Aprii la porta. Il profumo caldo dell'aglio riempiva la stanza. Julien era vicino ai fornelli. Quando mi vide, sorrise. Elise, sei a casa. Oggi ho provato una nuova ricetta, disse felice. Ci sedemmo a tavola insieme. Le candele erano accese e il cibo sembrava bellissimo. Julien servì la pasta e mi guardò.
È buona? Chiese. Sì, dissi piano. Dopo un momento parlò di nuovo. Stavo pensando al nostro viaggio per l'anniversario, disse. Forse potremmo andare nella città sul lago di cui parlavi. Posai lentamente la forchetta. Julien, dissi. Mi guardò. Sì? Feci un respiro profondo. C'è qualcosa di cui dobbiamo parlare. Il sorriso di Julien svanì lentamente. Potevo vedere la preoccupazione nei suoi occhi. Va bene, disse piano. Feci un respiro profondo. Ho incontrato qualcuno oggi. Rimase calmo. Qualcuno del lavoro? No. Il silenzio diventò pesante. Era Ryan. Julien sembrò sorpreso, ma non arrabbiato. Oh, disse piano. Guardò in basso per un momento. Ti ha contattata lui? Sì. E lo hai incontrato? Annui. Sì. Julien fece un respiro lento. Perché? Perché avevo bisogno di chiudere quel capitolo. Mi guardò di nuovo. Ti è servito? Sì. Ci fu un altro lungo silenzio. Lo ami ancora? Chiese. No, risposi subito. Julien studiò il mio viso. Allora perché sembri così triste? Il petto mi si strinse. Perché non riguarda Ryan? Dissi. Allora di cosa si tratta? Guardai le mie mani che tremavano. Riguarda noi. La stanza diventò molto silenziosa. Ci sto provando da un anno, dissi piano, a sentire qualcosa che non è mai arrivato. I suoi occhi si abbassarono. Intendi l'amore? Sì. La parola era pesante. Julien rimase in silenzio a lungo. Pensavo che se fossi stato paziente, disse lentamente. Lo so, sussurrai. Credevo che se ti avessi amata abbastanza, forse un giorno mi avresti amata anche tu. Lo volevo, dissi. Ci ho provato davvero. Fece un piccolo sorriso triste. Lo vedevo. Ma provare non è lo stesso che amare, dissi. No, rispose piano. Le candele sul tavolo tremolavano leggermente. Poi fece la domanda più importante. Stai dicendo che vuoi andartene? Chiusi gli occhi per un momento. Dirlo ad alta voce avrebbe cambiato tutto. Quando li riaprii, annui. Sì. Julien si appoggiò allo schienale della sedia. Sembrava ferito ma calmo. Capisco, disse. Mi dispiace, sussurrai. Non devi chiedere scusa per dire la verità, disse con dolcezza. Gli occhi mi si riempirono di lacrime. Meriti qualcuno che ti ami davvero, dissi. Julien guardò le sue mani e annui lentamente. Hai ragione. Dopo un momento parlò di nuovo. Ho sempre saputo che poteva succedere. Lo guardai sorpresa. Davvero? Sì. Allora perché mi hai sposata? Fece un sorriso leggero. Perché amarti valeva il rischio. Una lacrima scese sulla mia guancia. Rimanemmo in silenzio a lungo.
Alla fine Julien si alzò e spense le candele. La stanza diventò buia. Penso che sappiamo entrambi cosa succede adesso, disse. Quella notte tutto sembrava diverso. Restammo seduti in silenzio nel soggiorno. Dopo un po' Julien chiese: «Quando l'hai capito?» «Penso di averlo sempre saputo», dissi, «ma speravo che cambiasse», annui. «Lo speravo anch'io. Non ho mai voluto farti del male». «Lo so», disse, «ma vivere una bugia farebbe ancora più male». Quella notte dormimmo in stanze separate per la prima volta. La mattina dopo era calma ma strana. Julien era in cucina a preparare la colazione come sempre. «Buongiorno», disse. «Buongiorno», risposi. Mangiammo in silenzio. Dopo colazione iniziai a fare le valigie con i miei vestiti e i miei libri. Ogni cosa che mettevo in valigia sembrava chiudere una parte della mia vita. Verso mezzogiorno Julien uscì dalla camera da letto. «Non devi portare via tutto oggi», disse. «Tornerò più tardi», risposi. Annui. «Meriti una vita che ti renda felice», disse piano. «Anche tu lo meriti», risposi. Prima di uscire mi fermai alla porta. Julien mi guardò. «Grazie». «Per cosa?» «Per avermi amata». I suoi occhi si addolcirono. «Ti amerò sempre», disse. Il mio petto faceva male, perché a volte l'amore da solo non è abbastanza. Ho preso la mia valigia e sono uscita. L'aria fresca mi ha sfiorato il viso. La strada sembrava la stessa di sempre, ma io mi sentivo diversa mentre la percorrevo. Per la prima volta dopo un anno, la mia vita sembrava di nuovo incerta, ma sembrava anche sincera. Nei mesi che seguirono, molte cose cambiarono lentamente. Io e Julien abbiamo concluso il nostro matrimonio in modo tranquillo. Non ci furono litigi o parole arrabbiate, solo due persone che capivano di non essere destinate a restare insieme. Mi sono trasferita in un piccolo appartamento vicino alla libreria. Non era grande come la mia vecchia casa, ma era tranquillo e sicuro. Sembrava un posto dove potevo ricominciare. Mi sono concentrata di più sul mio lavoro e ho passato del tempo con gli amici. Ho anche provato nuovi hobby come la pittura e la fotografia, cose che avevo sempre voluto imparare ma per cui non avevo mai trovato il tempo. Poco a poco ho iniziato a sentire qualcosa di nuovo, libertà. Non la libertà spensierata che una volta vedevo in Ryan, ma una libertà calma e stabile. La libertà di essere onesta con me stessa e vivere una vita che sembrava reale. Con il passare degli anni la mia vita è andata avanti lentamente. Ho lavorato duramente in libreria e più tardi sono diventata la direttrice. Dopo un po' ho fatto un passo più grande e ho aperto il mio piccolo caffè libreria. Non è stato facile, ma l'ho costruito passo dopo passo. Presto è diventato un successo. La mia vita si sentiva di nuovo piena.
non per amore, ma perché avevo creato qualcosa di significativo. 3 anni dopo, in un pomeriggio piovoso, ho chiuso il caffè prima del solito e ho camminato lungo una strada affollata. Le persone camminavano velocemente con gli ombrelli mentre la pioggia cadeva dal cielo grigio. È stato allora che l'ho visto, Ryan. All'inizio quasi non l'ho riconosciuto. I suoi vestiti sembravano vecchi e i suoi capelli erano disordinati. Stava dietro a un piccolo ristorante, guardando dentro un bidone della spazzatura. Mi sono fermata dall'altra parte della strada e ho osservato in silenzio. La vita lo aveva portato in un luogo molto diverso da quello che un tempo immaginava. All'improvviso ha alzato lo sguardo e i nostri occhi si sono incontrati. Per un momento siamo rimasti entrambi immobili, poi ho fatto qualcosa che non mi aspettavo. Ho sorriso, non con rabbia, non con tristezza, solo un sorriso calmo. Ryan sembrava sorpreso, ma non mi sono fermata. Mi sono girata e ho continuato a camminare mentre la pioggia cadeva dolcemente intorno a me, perché la mia vita non era più dietro di me, era davanti a me. Quando sono arrivata a casa più tardi, il mio appartamento era caldo e silenzioso. Ho preparato una tazza di tè e mi sono seduta vicino alla finestra, guardando la pioggia scivolare sul vetro. I miei pensieri sono tornati a Julien. Non abbiamo parlato molto dopo il divorzio, ma siamo rimasti rispettosi l'uno verso l'altra. Circa un anno dopo, ho saputo che aveva iniziato a frequentare qualcun'altra, una donna gentile che lavorava in ospedale. Quella notizia mi ha resa felice. Julien meritava qualcuno che potesse amarlo davvero, qualcuno che potesse dargli un cuore pieno. Circa una settimana dopo quel giorno di pioggia è successo qualcosa di inaspettato. Stavo chiudendo il caffè una sera quando la porta si è aperta. Un uomo alto è entrato. All'inizio non l'ho riconosciuto, poi ha sorriso. Elise? Era Julien. Sembrava quasi lo stesso, ma più felice. Julien, ho detto sorpresa. Ha guardato intorno al caffè con interesse. Quindi questo è il posto di cui tutti parlano? Ha chiesto. Ho sorriso. Ne hai sentito parlare? Certo, ha detto. La gente dice che è il caffè più accogliente del quartiere. Ha osservato i libri e le luci calde. Hai costruito qualcosa di bellissimo, ha detto. Grazie, ho risposto dolcemente. Siamo rimasti vicino al bancone per un momento, entrambi un po' timidi. Come stai? Ho chiesto. Bene, ha detto con un piccolo sorriso. Davvero bene. Ha fatto una pausa, poi ha aggiunto. Mi sono sposato l'anno scorso. Ho sorriso subito. È una bellissima notizia. Ha riso piano. Lei parla molto più di quanto facessi tu. Questo ci ha fatto ridere entrambi. Ma mi rende molto felice, ha detto. Sono davvero felice per te, ho risposto, e lo pensavo davvero. Julien mi ha guardata per un momento.
E tu? Anch'io sono felice, ho detto. Ha annuito, come se mi credesse. Abbiamo parlato ancora un po', di cose semplici. Sembrava facile e tranquillo, come due persone che hanno accettato il passato. Poi si è preparato ad andare via. Prima di uscire si è girato e mi ha guardata di nuovo. Sono davvero contento che le cose siano andate bene per entrambi, ha detto. Anch'io, ho risposto. Ha sorriso un'ultima volta, poi è uscito ed è scomparso nella tranquilla strada serale. Ho chiuso a chiave la porta del caffè e ho spento le luci una per una. La stanza è diventata lentamente buia, finché è rimasta solo una luce soffusa. In piedi lì ho sentito una sensazione calma nel cuore. La vita non ci dà sempre la storia d'amore che una volta sognavamo. A volte invece ci dà delle lezioni sul dire la verità, lezioni sull'essere coraggiosi, lezioni sul sapere quando lasciare andare. E se impariamo da queste lezioni, qualcosa di buono può nascere da esse. Ho fatto un respiro profondo e sono uscita nella fresca aria notturna. Per la prima volta dopo tanto tempo mi sentivo completamente in pace. La mia storia non riguardava più il passato, riguardava la vita che avevo costruito da sola e il futuro che mi aspettava ancora. Happy learning! If you found this video helpful, please like and subscribe to support the channel. Drop your thoughts in the comment section. We read every comment. Stay tuned for more amazing content. See you in the next video.